and I know you had a heavy week in Venice, so I really appreciate everyone turning up. Innanzitutto grazie di essere venuti, so che avete trascorso una settimana pesante alla mostra di Venezia, ma grazie di essere comunque venuti qui. I think you're right that we need to reclaim the word citizen. È vero che dobbiamo riappropriarci del termine cittadino. I think the problem is that the state, and I think this applies throughout Europe, the states are there to implement the power of capital, not to stand by the interests of the people. Il problema è che gli stati, e credo che questo si applichi a tutti i paesi europei, cercano di non schierarsi nell'interesse delle persone, ma in quelli del capitale. And the interests of capital are that there is a vulnerable labour force, and if you are poor, it has to be seen as your own fault. L'interesse del capitale è quello di rendere i lavoratori vulnerabili, e se ti trovi in condizioni di povertà è colpa tua. So therefore, if you don't have a job, it's because your CV isn't properly written. Whereas the reality is, as we know, that the work isn't there, the jobs aren't there. Quando sappiamo tutti che la realtà è che i posti di lavoro non ci sono. Or the jobs that are there are so insecure that they won't provide a decent life. They won't provide an income that will give you a secure life. E i pochi lavori che ci sono in condizioni talmente precarie e instabili che non consentono una vita dignitosa e un salario adeguato. So this precarious workforce is really valuable for big business because they have a labor force that they can turn on and off like a tap. Quindi il precariato è una forza di lavoro del valore inestimabile per le grandi imprese, perché costituisce un rubinetto che semplicemente si può aprire o chiudere al bisogno. But for the people, for the workers, for the working class, it is a disaster. It is a disaster. Ma per la classe operaia, per i lavoratori, è un disastro. You go in any working class community in Britain, and I'm sure in this country too, and you find people supporting each other. Perché in qualunque comunità di lavoratori in Gran Bretagna, e sono sicuro anche in Italia, i lavoratori si sostengono gli uni con gli altri. We have campaigns for the homeless, campaigns for the disabled, campaigns on every issue, campaigns to keep a hospital open, campaigns for better schools, campaigns for old people, charities providing food. We have a huge expressions of solidarity. Abbiamo campagne per i senza tetto, campagne per i disabili, campagne per mantenere aperti gli ospedali e l'accesso alle cure pubbliche, campagne per le scuole, per gli anziani, istituzioni a scopo benefico che offrono pasti, ci sono segni di grande solidarietà ovunque. People know that we cannot go on living like this. There's no reason to. People know that that people are vulnerable. The disabled people have suffered more than any other group in our country. Massively. Some of them are now not able to use the vehicles they've been given to get around through lack of support. Wherever you look, the social fabric is being destroyed, and people realize this. In realtà non possiamo continuare a vivere così, c'è una consapevolezza diffusa di questo, non c'è motivo di continuare a vivere così. There's one big cause for hope. Surprisingly, in the left party, the Social Democrat Party, got a new leader
a year ago through the arrogance and of the right wing. They thought this guy wouldn't have a chance, so they allowed him to be on the ballot paper. But amazingly, he got 60% of the votes. And amazingly, the Left Party has increased its membership till it is now over 500,000, 3 times the members. So again, not surprisingly, the right wing are trying to get rid of him. So we are at a very interesting moment politically in England. The name of the leader who we are trying to keep is called Jeremy Corbyn. The result is in 2 weeks' time, so watch out for the results. If Corbyn wins, then we have a real chance of making substantial changes. I feel very old-fashioned, yes. Mi sento molto antico, in effetti. In fact, I felt old-fashioned as soon as I stepped off the plane in Rome, really. Mi sono sentito antiquissimo appena sono sceso dall'aereo a Roma. I always do when I come to Italy. It's just the clothes, I think. Mi sento sempre così quando vengo in Italia, credo che dipenda dal modo di vestire. But apart from that, I think, oddly enough, I feel less old-fashioned at the moment than I have for about 50 years. Ma stranamente ora mi sento meno antiquato rispetto a quando non mi si è sentito negli ultimi 50 anni. Because the new movement on the left in Britain is full of young people. It's driven by young people. Perché il nuovo movimento a sinistra in Gran Bretagna è pieno di giovani, è di fatto guidato dai giovani. And this new wave of activity and organisation is driven by social media and the mobile phone. E questa ondata di rinnovamento a sinistra è guidata dai social media e dai cellulari. And I can barely turn my phone on, so I know I'm on the right side. E io stavo per accendere il mio, quindi so di essere con le persone giuste. Sorry, what was the second question? Oh, Brexit, yes. Well, at the moment we've taken the vote, but we haven't left the European Union yet, obviously. Al momento ovviamente c'è l'esito del voto, ma non abbiamo ancora lasciato l'Unione Europea. So there is a kind of phony war where everybody is expecting something to happen, but nothing has happened yet. Quindi c'è una sorta di guerra fasulla dove tutti si aspettano che accada qualcosa, ma per il momento non ci sono scaramucci. The immediate reaction was that the pound got cheaper, the pound was less valuable, and therefore exports surged, exports increased because they were cheaper, because many companies will want to leave Britain to relocate in Europe. Le previsioni sono di un rallentamento dell'economia e di un peggioramento della situazione perché molte imprese decideranno di lasciare la Gran Bretagna a favore di altri paesi europei. Capital, it has meant a free market in labour. È una domanda molto, molto vasta, molto sfaccettata. Innanzitutto la globalizzazione per i grandi capitali, per il capitalismo, ha significato manodopera a basso costo. Now, a free market in labour, we've seen it in our country, many big industries, many brand names that are thought of as British, of course, have their work done in countries where labour is cheap. E non solo, anche il libero mercato della manodopera lo vediamo in tanti grandi marchi che noi per esempio crediamo essere inglesi o italiani e in realtà i prodotti vengono realizzati dove la manodopera costa meno. I've walked in the beautiful centre of Rome this morning and I passed a shop headed Burberry, a fine British name for beautiful clothes, now used to be manufactured in Britain, now manufactured in an eastern country.
Questa mattina mi sono fatto una passeggiata nel bel centro di Roma, mi sono trovato davanti a un negozio che è sinonimo di stile inglese nell'abbigliamento, che è Burberry. Una volta era prodotto in Gran Bretagna e adesso invece i capi sono realizzati in paese dell'est. This is great for big business. Again, it's very bad for working class people. E questa è un'ottima notizia per le grandi aziende, ma è una pessima notizia per la classe che lavora. So it seems to me that we have to have a planned economy. Quindi dobbiamo avere una diversa pianificazione dell'economia. Now, how we do that on a global scale, I don't know. That's beyond my pay grade to answer. Come riusciamo a farlo su scala globale non lo so, davvero non mi sento adatto per trovare una risposta. We can't even keep peace in the world, never mind plan our economy. Non riusciamo neanche a mantenere la pace nel mondo, figuriamoci pianificare l'economia mondiale. We could plan it so that our communities are sustainable with producing things we need. Potremmo pianificarla creando delle comunità che siano sostenibili e in grado di produrre le cose di cui hanno bisogno. And we could plan it so that the terms of trade are fair and that people can move towards an equal standard of living across Europe. We could plan that. Possiamo pianificarli in modo tale che i termini degli scambi commerciali siano equi, in modo tale che questi scambi e i rapporti tra i paesi siano su base equa. And another related point is that I think we could all support the United Nations and establish the authority of the United Nations. And our country, my country, has failed to do that with its illegal war in Iraq, which undermined the international law of the United Nations. Dovremmo sostenere l'ONU e riconoscere l'autorità di questa organizzazione a livello mondiale, perché io so per certo che i nostri paesi, sicuramente il mio, non ha riconosciuto questa autorità, promuovendo e di fatto realizzando degli interventi illegali in un conflitto come quello dell'Iraq, e questo ha minato l'autorità dell'ONU. And in particular, the United States could abide by international law. The United States could recognize the United Nations institutions like the International Criminal Court, and the United States could stop backing dictators who provide a safe home for American capital. E gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere per primi l'autorità dell'ONU e quindi riconoscere la validità della legge internazionale, del Tribunale internazionale penale. Dovrebbero smetterla di sostenere i dittatori che offrono la possibilità di incrementare i capitali statunitensi.